Salve a tutti gente, salve a tutti, ben ritrovati con la Corte dei Giochi. Io sono da Carl e oggi siamo qui riuniti per celebrare il matrimonio di... No, siamo qui riuniti oggi ragazzi per streamare il nuovo evento di Zenless Zone Zero, un gioco che sul canale sta avendo un legame molto saldo, molto forte, perché è una serie che sto portando tutta in live. Le uniche cose che faccio off screen sono, beh, il farm ragazzi, perché è noioso e non vale la pena di farlo, anche perché su un Zenless non ruba troppo tempo, se ci sto, non dica stai, 6 minuti al giorno per farmare è tanto. Però scusatemi, c'è un'illuminazione che fa veramente schifo, datemi un secondo, scusate, ecco qui, molto meglio. Oh, e si è anche spostata la camera, ecco, la risistemo, un secondo solo. E così però è troppo potente, datemi un secondo solo. Si è rispostata la camera, mannaggia, aspettate. Ecco, dovrebbe essere salda così, perfetto. Ok, dopo questo piccolissimo problemino tecnico, direi che possiamo analizzare, cioè parlare di quello che è questa live. Che cosa verrà mostrato? Beh, ovviamente la 1.3 di Zenless Zone Zero, e io vi dirò, per me sarà una patch priva di pull. Io non ho intenzione di pullare né l'iter né non ricorderò mai il nome della donna con i capelli rosa. Più che altro perché sto aspettando qualcosa di più valido a livello di pool, banalmente. Perché avendo Zhu Yuan ho il main DPS etere. Avendo Jiandu, non Jiandu volevo dire, scusami, Ellen Zhou, ho la main DPS di ghiaccio. Barnis e Caesar le ho pullate entrambe con l'arma relativa, ma nessuna di loro è una DPS, sono dei supporti quasi sempre verdi, diciamo. Barnis andrà molto bene con una main DPS fisica che attualmente non ho, infatti paradossalmente tornassi indietro la pullerei, Jandò, ma aspettiamo il prossimo main DPS fisico. E mi servirebbe un main DPS elettro e vedremo se la donna con i capelli rosa varrà come main DPS elettro, però non mi ispira come personaggio, ragazzi, non ci posso fare nulla. Mi sembra un personaggio abbastanza noioso anche a livello di lore. Vedremo, non mi aspetto un granché da questa patch. Però sono curioso di vedere cosa si inventeranno con gli eventi. Nel Tour de Inferno, la patch precedente, hanno avuto la fantasia di introdurre quella meccanica, secondo me sfruttata poco, delle moto, molto figa, perché in game l'abbiamo vista, cioè in live l'abbiamo vista tutti quanti insieme, mi è piaciuta veramente tanto. È un peccato che sia stata una cosa sviluppata apposta per una quest e basta, non ci hanno fatto un evento intorno, nulla. Ed è veramente un peccato perché era figo, anzi addirittura sarei contento di farci un intero gioco così, quindi boh, un po' peccato. Non sono particolarmente incline a voler comunque effettuare pull nella prossima patch perché chiunque mettano come personaggio rank A, ormai ho costellato Lucy, ho costellato ehm, Anton, mi ritrovo ad aver costellato anche Nicole. Se dovessero mettere magari Sokaku, potrebbe essere interessante, però non la uso particolarmente tanto Sokaku ormai. Ellen preferisco metterla in party con altri personaggi, infatti più che altro aspetterò un altro personaggio, anche se non main DPS elettrofisico, quantomeno un buon supporto che vada a sostituire Sokaku per Ellen. Chissà che in futuro non escano dei supporti tipo Barnis pro Crio, quindi dovremo aspettare, dovremo aspettare. Come eventi secondari, vabbè, immagino che saranno generosi comunque con le risorse, a maggior ragione che io penso che non molti pulleranno nella prossima patch. Sarà un momento in cui inizieremo a mettere da parte le pull per il futuro. Vediamo che altro aspettarci da questa patch. Beh, non ho molto altro da dire, però comunque sempre curioso di vedere cosa il team di Hoyoverse avrà in serbo per noi per questa espansione. Per il momento sappiate che comunque su Zelle Zone Zero con i personaggi che ho pullato off screen mi sono ritrovato ad aver fatto praticamente tutto, non mi sono lasciato dietro niente se non i trofei di PlayStation. Non mi interessa particolarmente tanto andarmi a procacciare il platino, più che altro perché, ok, potrei anche andare a farmi il platino, però questo non mi porta ad avere risorse in game, a me interessa avere risorse in game. Sarebbero delle cose che dovrei andare a fare solo per sentire quel pop-in del trofeo. E magari lo farò,
ma non nell'immediato presente e comunque non è un content che ho intenzione di portarvi in live. Ora come ora in live mi sto divertendo veramente tantissimo con la serie di Sonic X Shadow Generation, che lo sto veramente adorando come gioco. Io ve lo consiglio come acquisto, quantomeno anche solo per giocare la parte di Shadow, infatti Shadow Generation, che magari in live purtroppo lo devo dire, io non ho una scheda di acquisizione video che mi consenta di rendere giustizia al gioco, perché inevitabilmente la compressione video, una volta ricaricata in live, fa perdere la qualità video, ma ragazzi, credetemi, su schermo giocato è una goduria per gli occhi. Io sono veramente soddisfatto dell'ultimo lavoro di Sega e spero che sia il primo di altri progetti futuri che manterranno uno standard che sia questo. Speriamo, speriamo. Un altro argomento di cui vorrei parlarvi già nell'attesa che parta la live, in realtà è una cosa riguardante Nintendo. E aiutatemi a ordinare un po' le idee. Diciamo che ve la butto lì. Siamo nel mese di ottobre. Chiunque abbia attivato il Nintendo Switch Online dal giorno 1 in cui era possibile farlo col pacchetto aggiuntivo, si ritroverà entro la fine di questo mese a vedere l'abbonamento scadere. Per poter pushare di nuovo l'abbonamento a queste persone che lo hanno attivato dal day one e riattivarlo, in teoria Nintendo dovrebbe tirare fuori dal cilindro qualcosa che faccia dire vale la pena di riattivarlo. Però non abbiamo avuto un Nintendo Direct con la N maiuscola, e con la N maiuscola intesa per Nintendo, per questo N, da un bel po', non ricordo nemmeno a quando risulti l'ultimo Nintendo Direct, ma stiamo uscendo fuori da uno State of Play, per me altamente deludente, un Xbox Partner Preview, secondo me divertente, lo abbiamo anche streamato come evento, niente da ridire, anzi Xbox penso si sia fatta valere abbastanza nell'ultima presentazione. Ragazzi, manca la grande N, e ora, chiaro e tondo, è il segreto di Pulcinella, io mi aspetto qualche annuncio anche inerente alla nuova console, che ormai se ne sta parlando tanto, si sta facendo attendere da un sacco di tempo. Prima o poi la dovranno tirare fuori questa console nuova, no? E come si ricollega tutto questo discorso a Nintendo Switch Online? Beh, recentemente volevo farci una live al riguardo anche col materiale liccato, però ho paura che Nintendo possa staccarmi il contenuto, quindi mi limiterò a parlarne, perché si è liberi di parlarne, ma non di mostrare materiale, quindi mi limito a parlarne. Nintendo, mentre sto parlando, sta svolgendo dei test ultra segreti per quanto riguarda una funzione online. Questa funzione ha a che fare, per chi ha seguito i leak, con questa sorta di giochino, lo definirò per quello che è, dove si utilizzano delle scimmie, si devono costruire cose, creare delle schede utente con tanto di dati di login, interfaccia. Una roba molto strana da parte di Nintendo. Perché? Perché? Perché Nintendo in genere non sbaglia un design per quanto riguarda i suoi personaggi quando delle IP sono importanti. Considerando che questo test che stanno svolgendo utilizza come design, cioè come elemento principale queste scimmie che secondo me sono molto poco ispirate, ovviamente non posso farvele vedere, ma sono sicuro che chiunque stia ascoltando le abbia viste. Mi viene da pensare che in realtà il test non sia quello che vogliono far credere che sia. Io credo che questo test sia qualcosa di più, che serva soltanto per stressare e pressare i server di Nintendo, per vedere se reggono a qualcosa di nuovo che arriverà in futuro, che non sarà qualcosa di inerente a queste scimmiette. Queste scimmiette sono una reskin di qualcos'altro. E cosa potrebbero essere queste scimmie? Cosa può rappresentare questo test? Io ho più teorie. La prima che mi viene in mente è che quella che stiamo testando ora sia l'interfaccia di Nintendo Switch 2, per ora chiamiamola così, la console in arrivo di Nintendo. Potrebbe essere. Dove però ovviamente invece della scimmia in quel caso avremo i Mi. E quindi ricreerebbero il Miiverse ai tempi del Nintendo DS e 3DS. Sarei contentissimo. Ma se dovessi riequilibrare le mie aspettative, forse non è quello, forse è proprio un altro gioco mascherato, forse una nuova feature di Animal Crossing dove dobbiamo costruire
magari delle nostre aree dedicate, e il prossimo Animal Crossing saranno i nostri abitanti che però condivideranno una grande città con altri abitanti su altre console? E noi non possiamo andare a interagire con l'area riservata a quell'abitante lì? Per me avrebbe anche senso, perché già Animal Crossing New Horizon aveva una struttura a griglia, quindi l'idea di dover spostare i pixel, e quindi in quel caso quei cubi, come abbiamo visto nei leak, avrebbe senso, però chi può dirlo? Chi può dirlo? Può darsi pure che sia veramente poi alla fine l'ultima possibilità, la terza ipotesi, sia davvero il gioco delle scimmiette, solo che hanno dovuto eliminare e tagliare un sacco di contenuti dal gioco delle scimmiette per non palesare la sua vera natura, e ora abbiamo fatto solo questo stress test per vedere quanto un gioco del genere regga sui server nuovi di Switch. Quindi alla fine magari non uscirà neanche mai questo gioco delle scimmie, è solo un test per vedere quanto bene reggano i nuovi server dedicati alla console nuova, e in realtà queste scimmiette non rappresentino nulla. Sono tutte valide possibilità, non saprei dire quale sia la più papabile. Va bene, mancano 60 secondi, direi di tornare a tema Zenless Zone Zero. Io mi auguro che anche voi abbiate fatto il vostro account, che vi state divertendo. Io ho un mondo, lo sto veramente adorando come gioco. Non ruba molto tempo, non è pressante, non vi obbliga a dover spendere giochi in game per avere un team decente. E devo dire che le sfide in game sono valide, spengo il cervello molto meno di quanto succeda, ad esempio, su Genshin Impact. Lo sto preferendo di gran lunga di Genshin Impact, è anche un po' il motivo per cui Genshin sul canale non lo stiate vedendo più, nonostante stiano arrivando nuovi contenuti. Preferisco di gran lunga Zenless, a mani basse. Va bene, direi che siamo prossimi all'inizio della live ormai. Chissà, chissà cosa ci faranno vedere. Se Lighter dovesse essere un main DPS fuoco potrebbe essere interessante, però non comba bene con Barnis, che vuole per forza il DPS fisico, quindi in caso lo skipperei, anche lui. Veramente non posso bullare in questa patch. Curioso tra l'altro di vedere pure quali saranno i codici a questo punto e le risorse che ci regaleranno. Perché sì, a ogni live sappiamo che ci daranno i codici. Lo scriverò anche in chat onde evitare di perderlo, ma quello è il segreto di Pulcinella. Ecco, iniziamo. Ovviamente questi volumi sempre sparati a palla, riattiverò l'audio quando... quando partirà la live effettiva. Che noia sta cosa di YouTube, raga, è veramente uno schiattamento di timpani. Scusate, mi dispiace per avervi fatto danno fisiologico. 37 secondi all'inizio. Vorrei dire che sono particolarmente in hype, però vi mentirei. In realtà questa sarà veramente una patch di transizione per me. Quello per cui sono in hype è che non vedo l'ora di tornare in live su, su Sonic Shadow Generation. Vi giuro, sta diventando una droga. Ok, ci siamo, ci siamo, ci siamo. Riattivo l'audio appena cade l'uno. Let's go. Hi there, proxies. Welcome to the Fatemi attivare Zenless anche la Zero traduzione automatica special con i sottotitoli, program. magari, che è il caso. Great to see you all again. I'm the intelligence broker with the hottest gossip on the scene, Magari non in Mr. Z. tedesco, però. And next to me is... Hello, Lady Meow. We're live now. Hi, everyone. Welcome to the show. Hello. In today's live stream, I'll be teaming up with Ma quel Lady Bangaboo è Meow un to bring gatto. you all the latest updates. We truly appreciate Lady your Meow. support. Why so serious, Mr. Z? You're not nervous because the story is about Section 6 this time, are you? Not at all. Section 6 is an elite team specifically trained to handle hollow disasters. Sì, e purtroppo è la parte To più residents noiosa of di New Zenless Eridu, Zone Zero, they're questo va like detto. guardians watching over us. That might be a bit of an exaggeration, but for the average person, Section 6 is definitely a group to look up to. I heard they've even got quite the fan base. As the best intel broker in New Eridu, I've infiltrated the Section 6 fan club and got an inside scoop about the team. Next, I'll be introducing them to you all. But before we get to Section 6,
we have to first introduce HAND, the Hollow Affairs and Neutralization Department. They're one of the top governing Vabbè, quindi agencies adesso ci in parleranno United. della Oh, the fazione dei bureaucracy. personaggi della sezione 6. Let's not put it that way. Although they're a high-level organization Ah, ma ci involved metto in proprio l'area city nuova dedicata a administration, loro? In caso HAND fico. mainly handles matters related to hollow disasters. As a specialized agency, HAND needs its own armed forces, which is why they established Hollow Special Operations. And Section 6 is the 6th unit of HSO. That's right. Section 6 has built quite the reputation So since its cacqua, eccolo lì. establishment and gained a lot of respect among the public. Though, under normal circumstances, few get the chance to interact with them. But if you ever get caught up in a hollow disaster or some hollow-related crime, you might just meet this elite team. Yup. If you do run into them, consider it both a blessing and a curse. Oh, what do you mean? Well, it's a blessing in the sense that Section 6 is Le artwork sono undeniably sempre skilled bellissime. and will definitely rescue you. But it's also a curse, since the Oh team mio members Dio. are all pretty eccentric, so you still better hope for the best. Well, you aren't wrong about that, Lady Meow, but don't worry, everyone. There is one normal person among them that you can rely on. You mean Miss Yanagi, right? That's right. And the story we are about to witness also revolves around Miss Yanagi. Yanagi. Everyone knows now that HSO Section 6 is Chissà se è part una of main Hand's DPS armed Electro. forces, and that the team members are all highly capable fighters. The founder and team leader, Miss Hoshimi Miyabi, is particularly exceptional. But it's Miss Yanagi's guidance that transforms the raw power of Section 6's field agents into an effective asset in battle. Sounds like Miss Yanagi is the brains behind the team. You could Quindi lei è put it proprio il that cervello way, but if you dell'organizzazione. want to know more, Let's play the VCR. What's wrong, Deputy Chief? It's probably Un just filtro my molto giallo a imagination, questo giro. but I feel like something is about to happen. Hollow Special Operations Section 6, Heroes of New Eridu. I'm afraid no one in this world needs your salvation. That logo Fanno un is... attentato al quartier generale. Countless times, but you can afford a single mistake. hurting people like this. The special monster we're looking for must be you. Sapete perché non mi piace il suo design in particolar modo? Perché se sei un personaggio d'azione ho difficoltà a immaginarti con la minigonna e la camicia da impiegata. Perché sono vestiti scomodi per essere un personaggio d'attività d'azione. Lighter ha molto più senso. Infatti è The Sons of Calibur. I'm here to issue a challenge to all of you. Appare uscito da Jojo. To deal with you, fists are more than enough. You've got a plan to take them down, right? And you're going down with me! Fukishiro Yanagi! wow, that was a lot of info. Were Miss Yanagi and Miss Miyabi fighting? I wonder what happened. You can ask her yourself. Ma sarà una Hey, cover, Lady Meow, non è la why are you vera, perché always dovrebbero combattere. revealing information ahead of me? Where did you even source that from? Come on, Mr. Z. I'm an intel broker too, you know. I managed to get some audio files of Miss Yanagi. Wanna listen? What? Hello, I'm Tsukishiro Yanagi, Deputy Chief and Intelligence Officer of Section 6. Is this from a public recording? Hello, Chief Tsukishiro Yanagi. Sorry, I'm the Deputy Chief. The Chief of Section 6 is Hoshimi Miyabi. Please be careful not to confuse our positions. How are you having a conversation with the recording? Thank you for the clarification, Miss Yanagi. I heard Section 6 was single-handedly established by Miss Miyabi, and that it's an elite team that holds a rather special position even within Hand. Is there some deeper story behind it, Chief Miyabi played a key role in establishing Section 6,
but it was also a decision carefully made by hand and the city administration in consideration of the state of the city and the Hollows. We share the same mission as our other colleagues at hand, to deal with Hollow disasters. Residents of New Eridu can also log into the city's official website for public information on all divisions of hand. Oh my, quite the official answer. You sure don't let anything slip through, huh? Beh, informazioni generiche, I niente heard di that the members eclatante. of Section 6 are all rather eccentric. How do you coordinate them, Miss Yanagi? Section 6 operates smoothly under our chief's leadership. I simply assist her by handling minor tasks when needed. Our team is equipped to deal with any major Hollow-related incidents, and my teammates know what they're doing, so there's no need for too much supervision. Of course, if anyone's skipping shifts or slacking off, then it's my duty to discipline them. Is it just my imagination, or did the room just get colder? Must be your imagination. But I can tell this family would fall apart without you. All right, let's talk about Section 6's latest operation now. Can you tell us about what you encountered during this incident? We were invited by the HIA to test some new technology, which included trying out new equipment and recording raw data. The specifics are confidential. Le specifiche non ce le possono spoilerare, ci sta. Could it be related to the new equipment? Ah, the curiosity is killing me. Looks like we'll have to find out the truth ourselves when we get to experience the new special episode. Le artwork sono sempre fuori di testa, bellissime. I can't believe I didn't know about this intel. I have failed as an intel broker. Don't be sad, Mr. Z. There's still more to the story in the Outer Ring, right? We're counting on you to fill us in about that. Really? Am I still qualified to do this? Go ahead. Then let's shift our focus back to the Sono Outer quei Ring for bangaboo now. che stanno comparendo sui vari Although the monitor. Tour d'Inferno has concluded, the story of a certain champion remains untold. After the Tour d'Inferno, I'm sure all you Ok, ora proxies stanno are parlando more invece di familiar come with riprenderà la Lighter storia now. del Tour d'Inferno dopo il And Tour as the d'Inferno, champion of the quindi Sons ci of spiegheranno Caledon, Lighter he più doesn't concern approfonditamente. himself with Ci the sta, è la names sua of those faccia, lo he's dovremo defeated. pullare. Sporting his leather jacket accented with a bright red scarf, I'd say he's the coolest guy in my book. But the question is, why would someone so independent like him join a biker gang? Well, although Lighter might seem like quite the lone wolf, he actually cherishes every member of the Sons of Caledon. But there must be some hidden reason behind his decision to join them. A hidden reason? In that case, should we ask Lighter himself? Don't Che poi tell me you have Lighter a recording of him tecnicamente è too. il quinto Hello, membro dei Mr. Sons of Lighter. Caledon e sarà il Why primo did you join the personaggio, Sons of oltre a essere il primo Caledon? personaggio Wait, maschile are you really evento just gonna pullabile, ask like sarà that? anche il primo If there's a personaggio hidden a reason, rompere he la would regola just del tell 4 us. all'interno dei I personaggi owed Big Daddy utilizzabili a nelle favor. fazioni. Huh? That's it? I see. As expected of Mr. Lighter, straightforward and honest. Thanks. Speaking of which, the Tour d'Inferno is over and a new overlord has been crowned. But I heard there's something called settlement days in the Outer Ring. I've heard of it too. By tradition, within 3 days of a new overlord taking charge, anyone with past grievances can challenge the new leader to settle scores. This is also a chance for the gangs to resolve personal grudges. In the past, these challenges were certainly far more brutal. But in recent times, Settlement Days is more like a festival, and it's become rare to see anyone actually trying to make trouble for the Overlord. Qui ci racconteranno come si è evoluta Do you questa think anyone would tradizione challenge nell'Outer you, Ring, Mr. Lighter? che prima era violenta, adesso è diventata una sorta di festival. Certainly seems so. See you around. Ah, and there he goes. That didn't take long. And he doesn't seem nervous at all. Right. It doesn't seem like the Sons of Caledon are taking settlement days very seriously. But like Lighter just said, things have calmed down a bit in the past few years. In Lighter's agent story, you'll receive an invitation from the Sons of Caledon to participate in this Outer Ring celebration. As the settlement days begin, everyone in the Sons of Caledon is goofing around. Meanwhile, Lighter readily accepts challenges and steps into the arena. However, as he continues to win battle after battle, the situation starts to take an unexpected turn. And this is where you leave everyone hanging? Hey, if we give away too much, there won't be any suspense.
Speaking of the outer ring, isn't Perlman still out cold there? Sì, infatti Perlman l'abbiamo lasciato lì, sarebbe il capo del... Not to non mi ricordo più come worry, si it chiama won't take l'azienda, long la before Vision, your la Vision. proxies can get that crucial intel from Perlman. Si sarà And ripreso Section ormai. 6's elites will, through an unexpected turn of events, end up becoming involved with the Vision case. This is just the start of Bell and Wise's story with the members of Section 6, so please stay tuned for future installments of the main story. There'll still be some time before the continuation of that story. So, let's return to version 1.3 and get to introducing our agents. Huh? We're moving on already. Alright, let's dive into the intel on Miss Tsukishiro Yanagi. As you can see, I'm the one giving the info this time. Tsukishiro Vediamo un po' il Yanagi, gameplay a almeno. member of Section 6 and an S-rank anomaly agent with electrifying attacks. Vabbè, che Seriously, fosse elemento eletto doesn't era anyone chiaro. care that I'm the one who got this info? Più che altro perché l'abbiamo già vista anche nella trama, quindi lo sapevamo. She wields a naginata that matches her slender frame. In combat, she uses a combination of styles to take down enemies. Her special attack lets her attack enemies while changing her stance. Yanagi's available moves will change depending on her stance, and she'll also get different buffs. These buffs remain in effect for some time after Yanagi switches stances. Simply put, as long as you keep a good rhythm of switching her stances, Yanagi can continuously receive the buffs from both stances. Also, after Yanagi switches her stance, every time she deals damage with a basic attack, her anomaly buildup increases. When she unleashes her EX special attack, Yanagi enters Shinra Bansho state and switches her stance. She charges up and rushes in with a forward step, followed by a powerful downward attack, dealing electric damage. If the target is under an anomaly, Yanagi will trigger a special disorder effect without removing the target's anomaly while giving herself a buff. Now, let's see this in action. Vediamo un po'. Ah, ma piove nelle nuove In aree. combat, you can switch Yanagi in to unleash her EX special attack after Bello a che teammate comunque triggers an varino l'area di anomaly, gameplay dealing all'interno extra dell'Hollow damage Zero a while seconda applying debuffs. della In patch. such cases, Mi è Yanagi piaciuto deals molto massive stare electric damage nel while ladder switching ring from in stance to stance un to Hollow Zero di maintain her giorno. buffs. Qua ci fanno vedere invece un Hollow Zero, un Hollow, non un Hollow Zero, scusatemi, un Hollow con la pioggia e questa patina gialla, questo filtro giallo, molto snyderiano mi verrebbe da dire, Trust molto, me, you don't want molto to be on her affascinante in bad realtà. side when she gets serious. Agreed, but in her day-to-day E life, l'artwork è bellissimo. Yanagi is still a gentle Bellissima, person. bella, She bella. only becomes that Lo serious stile è sempre when quello, però things get mi piace real. sempre. Oh, got more details to share? Il problema è I il can't give personaggio away che non mi everything piace. just yet. Now let's shift our focus to Lighter mi piace di più. Here comes Lighter, an S-rank fire and stun agent. If you saw our last special program, you probably still remember this cool dude. Indeed, he's a proud member of the Sons of Caledon, no doubt. With those golden gauntlets and that red scarf, he certainly stands out in a crowd. But truth be told, Lighter's not one to hog the spotlight. And of course, he uses his fists in combat. Lighter faces his enemies head-on in close-range combat. And when his Bello, morale un po' is alla high Jojo enough, questo gameplay. the fifth hit of his basic attack sends him into an enhanced state. In this state, he Mi can piace un zoom sacco Lighter, around forse per and lui potrei increases cedere his alle bull. impact to quickly stun his foes. His attacks also reduce the target's fire and ice Molto resistance appagante. and makes them stunned longer. Hanno letteralmente citato Lighter fights Jojo. alongside teammates with the attack specialty or his Sons of Caledon friends. He allows his teammates to deal more fire and ice damage when he hits enemies. During combat, Lighter recovers morale as his teammates face off against opponents. Once Lighter is Vabbè, dai, ready to forse roll, per Lighter he ci can faccio il use a quick pensierino. assist to switch him in. He can Quantomeno hammer proverò il enemies with a soft PT, se il soft continuous PT va flurry of bene, ok, punches se va while male nimbly pazienza. dodging attacks. This helps him stun enemies quicker, setting up his team for some serious DPS.
And when it's time for his ultimate, Anche perché un Letter DPS fuoco lo slams the voglio, e ground lui è with a proprio figo. powerful punch, dealing massive damage and daze to nearby enemies. With his fiery fists and powerful fighting style, Lighter sure is a hot one. Right. Got it. That's all for our new agents, but let's not forget our new Bang Boo, Baddie Boo, and Night Boo. Ah, il Night Boo arriva qui. Questo lo sapevo dai leak. Vorrei vedere cosa fa, però. I don't think so. Let's stay on track. After the 1.3 update, proxies can Ah, ma è un rank A, non è un rank S. Che peccato. Vabbè, comunque spero di beccarlo. È troppo carino il Night Boo. Just so you know, the only way to obtain Night Boo as of now will be from that event. Baddie Boo is an A-rank Bang Boo who uses rockets and Molotov cocktails to deal fire damage with his active skill. Perché un cavaliere dovrebbe lanciare razzi. Activating a chain attack, Baddie Boo leaps forward and shoots a rocket, dealing fire damage in a large area ahead. Take them all out with one big blast. Very nice. Now our Quell'unicorno che other zompettava. Night Boo can summon stars onto the battlefield. Collecting those stars restores energy for agents. Quindi lancia razzi e lascia unicorni colorati per l'area, ok? The ponies trample enemies ahead, dealing Ma ether che damage. carino! With these new agents and Bang Boo raring to go, let's talk about signal searching. Meow. In the first half of version 1.3, proxies will have access to the exclusive channel Moonlit Serenity and the W Engine channel Dissonant Sonata, where you can obtain the Vabbè, l'arma exclusive dedicata a S-rank Yanagi. agents Tsukishiro Yanagi and S-rank W Engine Time Weaver. In the latter half, the exclusive channel Champion of Embers and the W Engine channel Dissonant Sonata will be offering exclusive Questo se è un S-rank DPS agent sicuro, Lighter scala and sul the crit S-rank rate o crit W damage, Engine sicuro. Blazing Laurel. As for the 1.3 check-in events, each proxy can Pull get che ci 10 vengono encrypted regalate a master botte, tapes vai, and vai. 10 Boopons in total. So don't Prima forget parte to sempre log in. pull, seconda parte pull per i Also, Bangaboo. many of you probably know that you can obtain a dynamic background when reaching Trust Rank 4 with characters. Here are Yanagi and Lighter's dynamic backgrounds. Ah, c'è di spoiler, no? Ok. Ooh, those are nice. Better get those trust ranks up. And don't forget the new Bang Boo. These new friends are itching to team up with Ah, you Lighter all. al bar Maybe quando we can porti squeeze in a l'amicizia al couple massimo rounds of nell'hub di mahjong gioco, before they bello. go join our proxies? Cioè, non nell'hub di gioco, nel main Perhaps menu. we should drop that topic for now. Then what topic should we talk about instead? Maybe something that proxies really like. Redemption code, go! Eccolo qui, ragazzi, il Redemption Code. Virtual Revenge. Ah, vabbè, ma sono sempre molto semplici. Ok, lo scrivo comunque. Eccolo qui. E dopo si va a riscattare. Sono pull, ragazzi. Che altro, sono 300 gemme. Schifo non ci fa. Vabbè, abbiamo capito, ce lo siamo segnato, ragazzi, potete andare oltre. With the version 1.3 update, we'll be introducing some new events and game modes too. Let's take a look. Vediamo un po' se First mettono un of nuovo all, arcade, Miss sarei Yanagi and contento. Mr. Lighter stories are coming. Vabbè, ovviamente. In version 1.3, Metteranno prima our la storia new di stories Yanagi. will be available through the themed event TV schedule. This event has unique tokens, which proxies can earn from story broadcast and warm-up exercises, and then exchange them for rewards. In Tsukishiro Yanagi's program in the TV schedule, Moonlight Traces, proxies can check out Tsukishiro Yanagi's story and themed stages.
Meanwhile, in Lighter's TV schedule program, The Champion, not only can you find Lighter's story and stages, you can also check out the special play in which players can use Lighter across a series of horizontal battle stages. Each stage will give Ma Lighter a hanno different fatto uno buff. stage con la Of course, telecamera we che è can't let tipo uno Lighter Street fight alone. Fighter, ma At the start veramente? of each stage, proxies can Ma designate che an figo! agent as a supporting character. Call them in at the right times to Ogni volta hanno summon un them sacco and di have them fantasia nel fare unleash their queste cose. skills. Timing your support character right can lead to additional buffs. As for our combat lovers, we've added a new permanent gameplay mode, the Simulated Battle Trials. By fighting battle after exhilarating battle, proxies can steadily climb higher on the tower. Apart from polychrome rewards, players will obtain a badge upon reaching a certain floor. The higher you climb, the shinier your medal gets. But please keep this in mind. The higher you climb, the tougher your opponents, and your agents won't recover until you complete the entire phase. Like your HP, for example. Agents will retain the amount of HP they had from the previous battle. When an agent falls in battle, proxies can select a replacement from their reserves. Ah, quindi As se you keep qualcuno going muore through the possiamo challenge, you selezionare unlock more delle agents to sostituzioni, choose from. ok. Yep. And enemy abilities will get stronger in simulated battle trials too. Quindi mi sa che questa è proprio For una example, prima sfida when di you beat one of sopravvivenza the che di twin effettiva bosses, difficoltà. They resurrect faster than in regular fights. You gotta stay flexible with your teams to conquer that tower. Go for it, proxies! In addition, we're adding a new roguelike gameplay mode in Hollow Zero called The Mystery of Arpeggio Fault. Diventa un roguelike, This mode davvero? is split into 5 chapters. Each chapter has multiple floors of randomly generated areas waiting to be Sono risorse explored. per pool, ragazzi. As Questi you can sono tutte see, cose che in si this faranno per le mode, risorse, va bene. proxies will encounter Più roba various ci danno, events meglio as they è. Saremo explore occupati. using the HDD. You can fight enemies by ramming their tiles and defeat them by literally bumping into them with sufficient combat power. In addition, you can even loot some NPCs via board combat. Quindi Like questa this modalità però innocent sarà con i shopkeeper televisori. here. Va bene, finché sono Let's eventi help secondari e non la ourselves trama to loot. principale, a me va benissimo. Looks like even the store owners can't resist the proxy's sheer power, I mean, their sharp wit. Also in this game mode, instead of applying to combat, Rizonia will affect the HDD TV monitor board. The Bang you get in-game will show up as special Bang Rizonia, following proxies and providing bonus effects. During exploration, proxies will gain EXP, which can be used to activate the Blessing Group, chosen at the start to boost your exploration abilities. Once you've finished exploring Un po' a floor, noioso il you fatto can che move on to the next sia one for more così. resources. The resources you collect can be used to upgrade your skill tree while outside the game mode, giving you even more buffs for your next adventure. Oh, scusate un And the secondo, neat thing ragazzi. is, the buffs you get from the skill tree are completely up to you. So, proxies can customize their skills to suit their style. Now that we've talked about the Scusate un attimo, gameplay, ragazzi. let's discuss rewards. There are both permanent and limited time rewards. Besides polychromes, proxies can also get the new Bang Boo, Night Boo. I won't delve into the details here. Let's leave it to our proxies to explore for themselves. Oh, and I heard that the HIA is hosting a new event too. There, proxies can engage in test battles with different buffs for each stage. Notably, they're offering stages where you can test out the new agent Tsukishiro Yanagi. Utilizing specific buffs, proxies can try soloing the stages with a single agent. So don't miss out if that sounds like something you're into. By the way, have you heard the buzz about Breaded Belief in New Eridu? They're gearing up to open a pop-up store at Lumina Square soon. Wow, perhaps we'll bump into some familiar faces. Not only Qui c'è that, anche un evento con il word cibo, has it that con the chef un needs some help to Bang host a Boo chef. special group of Ok. lucky customers. Linehan, Sarà and un you minigioco might molto source rapido, as a immagino, come quello là del VVVIP diner customer che at the abbiamo store. fatto And who knows, there might be mm, more rewards waiting nel Elden too. Ring. Little Bang Boo dreaming big dreams. Apart from this recruitment for catering services, a Bang Boo coach has thrown out an invite too. The Enna Assistant Program event is coming your way in version 1.3. During this event, proxies can visit different Bang Boo each day to accept tasks.
Take photos for the Bangbu and assist the coach in checking on the results of Beh, their è un training. evento abbastanza... questo poco ispirato, devo dirlo, niente di chissà che cosa. Sarà una patch di transizione e staranno di nuovo cucinando per quella che verrà poi dopo questa, la 1.4. In genere quando fanno così abbiamo capito che è perché hanno bisogno di tempo, fanno sempre una patch più piatta e una patch piena di roba figa. A questo punto ho veramente buone aspettative per la 1.4. Head over to the Help Kai event, complete tasks, and get some sweet rewards as thanks. By the way, have you heard? San Z Studio is opening up in Lumina Square. They're stocking up on all the latest gadgets. Swing by and check it out. Don't just window shop. If you see something you like, grab it and show off your latest finds on your display stand on the second floor of the video store. Ma poi ce li possiamo anche tenere, perché se sono collezionabili da esporre in casa, quelli li vorrei tenere. We'll be getting double drops events for combat simulation and routine cleanup. So proxies, get your farming hats Aumentano on. le drop per un tempo limitato, figo. We optimized the layout of the France system, expanding the size of the name card and adding a section to display titles and badges. Ah, quindi la possiamo anche atteggiarci con i titoli che sblocchiamo, non soltanto con i personaggi che sblocchiamo, le costellazioni, l'immagine di bacheca. Ok. Le cinema art sono molto belle comunque. Come tutto, a livello artistico è tutto bello, 000. Just change your title or toggle both off through your social settings. With all those events, proxies will have their hands full for a while. But wait, there's more! I know you've got a whole list of optimizations too. Come on, spill! Of course, of course. In version 1.3, we've tweaked the functionality, appearance, and gadgets for the compendium. For example, we've improved how daily tasks are displayed under the Errands tab. Now, even if your engagement is maxed out, you'll still see incomplete tasks marked out with the Go To button for easy access. We've also revamped the weekly tasks at the very left under the Errands tab. This update introduces a new Vabbè, non è un miglioramento particolarmente impattante, però ok, grazie. Hanno migliorato l'interfaccia nello scegliere le daily. This update will drop on November 11th, a week after the new version is released. Moreover, the Challenge tab has been renamed to Combat for better clarity. Under the Combat tab, you'll find new ways to access standard game modes, like the Investigator Training Course in version 1.2 and the new game modes that will be added in version 1.3. We've added a new Tactics tab on the far right side of the compendium. Proxies can use it to access combat tutorial stages, getting more familiar with the mechanics, meeting learning targets, and obtaining first clear rewards. Plus, you can access free training and your cooperation exercises from here too. All these training exercises Beh, tutta quality of life, ma niente di eclatante. Yeah, and also, we've optimized the interfaces, layouts, stores, and the claiming of rewards for Notorious Hunt, Shiyu Defense, and Hollow Zero. We've also added a new related agent feature for Expert Challenge, Notorious Hunt, and Routine Cleanup, where proxies can now check agents who need the materials and disk drives from each stage. When it comes to building your agents, we've made a number of changes regarding materials, drive disks, W engines, and more. For example, we're adding a quick craft/dismantle function in Ok, version quindi hanno 1.3. migliorato anche i tempi per In the past, assemblare e when you were short on smontare le materials, you risorse. could either craft with lower level mats, Questo può essere invece più dismantle utile more perché effettivamente un po' di advanced tempo lo ones, si or use perdeva. comprehensive ones Spero to sia fill in the intuitivo più che gaps. altro. However, only materials one level lower were considered before. With this update, the system now checks for materials across levels. You can skip slogging through multiple interfaces, crafting level by level, and instead get everything you need on a single pop-up Ecco, window. automaticamente anche dal modello precedente. Ah, ok, grazie. Questo è molto apprezzato. So, if you're running low on Quality of materials life. one level down, but have plenty of Tipo, even lower level se ho il materials, materiale, you can con cui craft ottengo il across materiale di livello levels 2, with col a materiale di single livello 2 e action. quello di livello 3, adesso possiamo passare direttamente dal materiale di livello 1 a quello di livello 3. Grazie, grazie, bella roba. Beh, questa è bella roba. Then maybe we should let other items have a go too. You bet.
in version 1.3, we're extending this handy feature to drive Possiamo disc craftare master quelli copies as well. dorati utilizzando quelli Proxies viola? will be able to Tantissimo craft more questo, advanced tuning items tantissimo. to get more Bello. advanced drive discs. That really is handy. Oh yeah. And that's not the Mo', end e of voglia a it. We've farmare added a quegli new artefatti, sort by diventa un time altro to the drive mondo. disc menu. Then I can also sort my drive discs by when I got them and dismantle them in batches now too? Exactly. We've optimized the whole drive disc dismantling experience. We've made it so you can sort your drive discs when dismantling, making it a breeze to filter discs that you don't need. Plus, the old Select All has been replaced by Quick Select. Just a tap, and you can select all drive discs of a specific grade or all those marked as discarded. Grande, adesso possiamo anche andare a filtrare gli artefatti, chiamiamoli così, i dischi, però artefatti, in base agli elementi che vogliamo abbiano, per capire se ci servono oppure no, se ci danno oppure no, molto più velocemente. Questo può essere valido quando dobbiamo fare il building. Also, in version 1.3, you can pin your favorite agents and Bangbu. You can pin your agents and Bangbu for the agent menu, remodeling shop, Bangbu deployment interface, and more. Now you can find your faves with ease. And let's not forget about the tweaks in the drive disc selection screen over at the music store. Now you can view more sets at once. Moreover, we've added quick access from the drive disc recommendations interface. Overall, these touches are all about smoothing out Qua the non sto bumps in capendo. your experience. Oh no. All that Hanno excitement migliorato drained qualcosa my energy. nel negozio di musica. Non ho capito in che modo, però. Huh? Wait! Hey! Hang on a little longer! Lady Meow! Lady Meow! Don't worry, proxies. We're professional intel brokers. Even if we're nodding off, we'll stay hanging on. Well, that's a wrap for today's show. Thanks for tuning in. Catch you next time. Bye! Nuovo video musicale? Ok ragazzi, vi ringrazio per essere stati con noi. È stata una live come al solito abbastanza standard, niente di eclatante. Mi è piaciuta relativamente. Non ho intenzione propriamente di pullare Yanagi, ma sicuramente pullerò. Oddio, sicuramente, molto probabilmente proverò a pullare Light. Ci proverò col soft, se va bene bene, altrimenti pazienza. Se non morirò, se non lo dovessi riuscire a trovare. D'accordo, direi che possiamo concludere qui. Vi ringrazio per essere stati con noi. Alla prossima ragazzi, ciao!